Bentornati a tutti su Beatmaker Electronics. Oggi voglio parlarvi di questa pinza amperometrica della Finirsi modello DMC100. È uno strumento compatto, economico, ma molto completo. Perfetto per chi fa elettronica manutenzione o lavora su impianti elettrici domestici. Andiamo a aprire il pacco e vediamo cosa troviamo al suo interno. Troviamo una comoda custodia molto compatto. Apriamo vediamo subito la pinza. Apriamo, eccolo qui, molto compatto, leggermente pesante, non è molto ampio l'apertura della pinza, poi lo andremo a vedere meglio. Troviamo un cavo di ricarica USB, USB-C, troviamo le sonde insieme alla termocoppia per la temperatura, comodo. Poi andiamo a vedere se funziona, andiamo a vedere subito i puntali se sono buoni. Sì, dal tatto sono come la maggior parte dei tester Finirsi, da entrare perfettamente nella breadboard. Prendo la breadboard, vediamo, entra perfettamente, quindi molto comoda. In più troviamo il manuale, tutto in cinese, non so se c'è almeno l'inglese. Sì, c'è l'inglese, vediamo se c'è l'italiano. No, c'è solo cinese e inglese. Come dicevo, lo strumento è leggero ma ben fatto, pesa meno di 200 grammi. Le ganasce si aprono fino a circa 25 mm, quindi intorno massimo 2,5 cm, quindi vanno bene per fili singoli, cavi medi, ma non per grossi fasci. Display a colori e un TFT da 2 pollici molto leggibile anche in esterni. Poi lo andremo a accendere e vediamo tutte le sue funzioni. Accendiamo lo strumento qua davanti, teniamo premuto, vediamo se si accende. Ancora lo carico, non si accende. Qua abbiamo la torcia, niente, non si accende, quindi dobbiamo mettere sotto carica. Sulla parte destra troviamo questo uscio in silicone in gomma, togliamo e troviamo lo spinotto per ricaricare. Io ci vado a mettere il mio cavo USB-C collegato al computer e vediamo se accende. Sì, incomincia a caricare. Lo facciamo caricare un po' e poi andiamo a vedere il menu. Mentre il nostro multimetro si ricarica, prendiamo la scatola, giriamo, andiamo a vedere che cosa possiamo misurare. Allora troviamo corrente in AC DC, tensione in AC DC, resistenza, continuità, prova diodi, capacità, frequenza, temperatura, quindi abbiamo visto la nostra sonda. Poi troviamo live. Questa
è pensata per identificare il cavo di fase in modo più preciso. Basta toccare con una sola sonda il filo e lo strumento ci indica se è fase o no. E infine troviamo NCV che avvicinando, cioè rileva il campo elettrico senza toccare il filo, semplicemente avvicinando la parte superiore dello strumento. Andiamo a vedere anche gli altri parametri. Allora, il modello è il DMC100. Abbiamo uno schermo da 2 pollici, color screen, un'alimentazione da 3,7 pollici, quindi una batteria a litio da 3,7 volt, con si ricarica con USB Type-C, 5 volt 1 ampere, massimo l'apertura della pinza, come abbiamo detto, è di 25 mm, abbiamo 10.000 count sul display, la dimensione è 193x74x32, il peso di 194 grammi, troviamo una luce, un spegnimento automatico, un data hold e un intelligent honey burning, che sarebbe, per esempio, se inserisco la sonda e provo a misurare la corrente mentre sono nella modalità tensione, lo strumento lo capisce e non si danneggia, quindi molto comodo per salvaguardare la pinza, il tester. La pinza si è caricato, andiamo a togliere la plastica sul display e accendiamo. Manteniamo premuto, ci dice selezionare la lingua cinese e inglese, naturalmente scegliamo inglese e troviamo le modalità di misura del tester. Allora, prima che ci esce modalità ampere in continua, facendo mode possiamo scegliere corrente alternata, torniamo a continua, troviamo tensione alternata e continua, anche qui troviamo la misura della resistenza in ohm, il beep, funzionalità e continuità e prova diodi. Poi troviamo capacimetro, misura in hertz e anche della temperatura e infine troviamo live e NCV. Se manteniamo premuto il pulsante laterale si accende la torcia sopra, manteniamo premuto si spegne, premiamo una volta, cambia lo sfondo del display da nero a bianco, mettiamo a nero, si vede meglio. Se manteniamo premuto il tasto mode troviamo l'utilizzazione grafica delle misurazioni, sia in ampere, volt, ohmmetro, capacimetro, eccetera. Andiamo a vedere anche il menu, manteniamo premuto. Allora, qua troviamo le ultime misurazioni. Nelle impostazioni allora possiamo scegliere la lingua, poi troviamo la luminosità, possiamo abbassare e aumentare la luminosità del display, manteniamo premuto, ok, no, devo ripremere menu, qua la temperatura in gradi o in Fahrenheit, qua il tempo di auto shutdown, di spegnimento, mettiamo 15 minuti, qua menu, no, 15 no, ok, 15, poi troviamo il reset di tutto il dispositivo e infine troviamo un link di finirsi del sito del produttore.
Torniamo al menu principale, quindi torniamo alla schermata normale. Ho fatto caricare la batteria intorno a un'ora e ho visto che la ricarica sul display, qua vediamo che è metà, quindi secondo me un'ora e mezza ci vuole per ricaricare il test. Andiamo per prima cosa a verificare la temperatura. Troviamo qua la nostra sonda, andiamo ad aprire e applichiamo il rosso al rosso e nero al nero. Senza aprirlo dovremmo leggere la temperatura ambiente, quindi andiamo su Hertz, Mode, temperatura. Difatti leggiamo la temperatura ambiente che è di 23 gradi. Provo a mettere un dito sulla sonda e difatti aumenta. Andiamo a inserire i puntali nero e rosso. C'è una protezione, togliamo e inseriamo. Perfetto. Togliamo anche i cappucci delle punte. Facciamo qualche misurazione. Andiamo a verificare la tensione, quindi in continua con il nostro alimentatore. Mettiamo il negativo e il positivo. Dovremmo leggere la nostra tensione, difatti troviamo 5,91 sull'alimentatore e 5,92 sul tester. Proviamo a aumentare, portiamo a una tensione più alta, torna a 15, ok, 19, ok, 29, ok, al massimo 32,05, 32,04. Quindi la tensione, la misurazione in tensione continua è perfetta. Andiamo a controllare e a misurare la tensione alternata, quindi la tensione di rete. Ho messo in V alternata e vediamo se misuriamo 230 volt. Infatti misuriamo 230, 229 e 230 volt alternata. Andiamo a misurare la corrente in continua. Per fare questo utilizzo una piccola striscia LED alimentata a 12 volt. Quindi prendo la pinza, imposto su ampere continuo a 0, premendo il pulsante accensione e spegnimento una volta. Se è azzerato, proviamo, ok, 0 ampere, e andiamo a far passare il filo dell'alimentazione positiva dentro le ganasce e quindi troviamo l'assorbimento di corrente che è di 0,13, quindi intorno ai 120-130 mA fino a 150-130 mA. Proviamo a cambiare il colore, dovrebbe aumentare, così, con un altro colore dovrebbe aumentare l'assorbimento, col colore rosso, ok, col rosso dovrebbe essere un po' più alto l'assorbimento, azzeriamo e facciamo passare il cavo rosso e troviamo intorno ai 17, quindi ai 170 mA assorbimento di questa piccola striscia LED.
Per la misurazione in corrente alternata ho collegato questo filo a questa lampadina. Facciamo passare la pinza, prima impostiamo su corrente alternata, sta acceso torcia, spegniamo, corrente alternata, mettiamo a 0, ok, 0, facciamo passare in un filo, è indifferente se è fase o neutro, quindi andiamo a collegare l'alimentazione, così dovremmo vedere. Allora, lampadina da 60 watt, attenzione 230 volt, quindi dovremmo leggere intorno ai 0,26, quindi 260 mA. Andiamo a vedere, leggiamo 0,22, se riuscite a vedere 0,22, quindi 220 mA. Giusto, perché 60 watt, non so se è proprio 60 watt, ma la misura è perfetta su tutti e due i fili. Adesso ve lo faccio vedere anche sull'altro filo. Proviamo 223, quindi 230, quindi 22, 23 lo stesso, qua 22 è uguale, 220, 222, 230 mA. Andiamo a vedere anche la funzione NCV, quindi spostiamo questo lettore, andiamo su NCV, questo ci rileva la presenza di campo elettrico, quindi questa ciabatta c'è tensione, quindi è alimentata. Avviciniamo il altimetro e vediamo che rileva il campo elettrico. Andiamo a vedere anche la funzione live, prendiamo mode live, prendiamo la sonda, di solito prendiamo la sonda rossa e andiamo a vedere dove si trova la fase. Allora abbiamo due fase neutro, allora mettiamo un punto, non rileva nulla, mettiamo l'altro, qua suona, questa è la fase. Andiamo a misurare anche una resistenza, allora mettiamo in ohm, mettiamo i puntali, mettiamo così, questa dovrebbe essere da 1000 ohm, difatti troviamo 1000 K, quindi 1000 ohm, perfetto. Andiamo a misurare anche, facciamo mode, quindi la continuità, vediamo un po', tocchiamo i puntali, dovrebbe suonare, ok, perfetto. Troviamo il prova diodo, prendiamo un diodo, mettiamo la banda negativa sul catodo e l'anodo, la banda positiva, troviamo la giunzione, perfetto. Andiamo a misurare anche il condensatore. Allora, qui ho preparato un condensatore da, vediamo un po', questo è da 220 microfarad. Andiamo a mettere il positivo sul più lungo e il negativo sul corto, 193 microfarad, ci sta, quindi misura anche la capacità. Andiamo a misurare anche i hertz, mettiamo i puntali sulla 220, dovremmo trovare i 50 Hz della rete, difatti troviamo 50 Hz, non tocca bene, ecco qua, tocca, okay. 50,05, 50 Hz. Siamo arrivati alla fine di questa prova di questa pinza finirsi di MC100.
Come avete visto è una pinza amperometrica compatta, molto completa, ideale per chi lavora con tensioni e corrente sia in continua che alternata. Mi è piaciuto molto la funzione live per misurare, per identificare la fase, misura la frequenza e soprattutto ha una protezione che salva il dispositivo anti-burning intelligente che evita errori pericolosi. È un True RMS, ha una corrente massimo 600 A, 600 volt Cat 3 e anche la durata della batteria dovrebbe essere abbastanza lunga e si ricarica potete usare un qualsiasi cavo di un telefonino con un USB-C. Se stai cercando una pinza versatile, economica e adatta all'uso quotidiano, secondo me questa Finiris è davvero una buona scelta. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete domande tecniche scrivetele pure. Il prezzo, allora, si trova sopra ai 50 euro. Io l'ho pagato intorno ai 30 euro. Se volete sapere dove l'ho acquistato, scrivetelo nei commenti e vi mando il link. Ok, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.